Un ragù carico di sapore è un formato di pasta a desueto che usava mia nonna quando ero piccolo, gli ziti. A differenza di come molti fanno, non li spezzava e vi lascio immaginare quanto fossero semplici da mangiare senza sporcarsi. Ciao a tutti da Paolo e dopo questa forzata interruzione, nella quale mi siete mancati nei commenti e anche semplicemente a pensare che avreste seguito i miei video, vi do il bentornati sul canale Cibo Dentro. Ricominciamo oggi con gli ziti al ragù. Un ragù che si rispetti deve avere una forte componente aromatica e vegetale, quindi iniziate a preparare le verdure per un classico soffritto all'italiana. Sedano, carota e cipolla si bilanciano tra di loro ed arricchiscono il ragù e allo stesso modo gli scarti di taglio saranno ottimi per un brodo vegetale che in cucina può sempre servire, quindi non buttateli. Prendete una casseruola capiente, sporcate il fondo con una spruzzata di olio d'oliva e iniziate la cottura della carne. Io utilizzo del maiale sotto forma di salsicce e un pezzo di muscolo di manzo in grado di sopportare lunghe cotture. Fate rosolare la carne esternamente in modo da caramellarne gli zuccheri e insaporirla. Poi aggiungete il trito di verdure che vi siete preparati e lasciate soffriggere e insaporire nei grassi che si sono riversati in pentola. Per arricchire la complessità aromatica del ragù potete aggiungere uno spicchio d'aglio e delle erbe aromatiche. Alloro, rosmarino, peperoncino, timo si sposano tutte bene con la carne. Fate stufare una decina di minuti con la pentola coperta e fuoco basso per ammorbidire le verdure, poi alzate la fiamma e deglassate il fondo con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Fate evaporare tutto l'alcol, poi aggiungete il pomodoro. Abbondate con i pelati in modo da poterli poi suddividere, parte per condire la pasta e parte se volete mangiare la carne che avanza come fosse una pizzaiola. Regolate di sale e di pepe in base alla quantità di pelati che avete aggiunto e iniziate una prima cottura a fiamma abbastanza alta per spezzare i pomodori e fargli perdere parte della loro acqua di vegetazione. Quando il sugo si sarà parzialmente ristretto, allungate con il risciacquo delle confezioni dei pelati. Abbassate la fiamma, coprite parzialmente con il coperchio e lasciate cuocere pazientemente. Questo ragù dovrà cuocere almeno 3 ore, 2 con la pentola coperta per fare penetrare il calore all'interno del pezzo di carne e una senza coperchio per fare ridurre il liquido e concentrare i sapori. Il risultato che otterrete sarà spettacolare, ci vuole un po' di tempo, ma in questo periodo, anche se non tutti, è una delle poche cose che abbiamo in abbondanza. Guardare un ragù che si restringe, riempiendo la casa di aromi, è un passatempo sicuramente migliore che guardare la televisione, o almeno per alternare un po'. Pronto il sugo, mettete a bollire l'acqua per gli ziti. Se come me volete avventurarvi nella cottura senza spezzarli, allora vi consiglio una bella pentolona capiente. A fine cottura togliete la carne dal ragù in modo da poter condire meglio poi la pasta e suddividerla nei piatti in un secondo tempo o addirittura servirla a parte come secondo. Scolate gli ziti leggermente al dente, lasciando che quel mezzo minuto di cottura che gli manca lo faccia nella casseruola insieme al pomodoro. Aiutatevi con un paio di cucchiai di legno per mescolare bene questo formato di pasta invadente e selvaggio ma che regala emozioni di altri tempi. Ora, viste queste premesse, probabilmente metterli tutti in un unico piatto da portata non è la soluzione più agevole, ma volevo rendere ancora più evidente l'abbondanza e ricchezza di un piatto popolare che, a parte i tempi di cottura, è di facile preparazione e difficilmente si può sbagliare. Io, sperando che ogni giovedì si torni sempre più a una situazione per quanto possibile normale, con meno ansia e qualche sorriso in più, vi saluto come al solito augurandovi buon divertimento con questa preparazione e buon appetito. E vi aspetto giovedì prossimo dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!